Erie, Pennsylvania, una città che una volta era il cuore pulsante della produzione industriale americana, ma che ora porta le cicatrici del tempo. Situata lungo le rive del lago Erie, questa città ha vissuto periodi di grande prosperità durante i primi anni del XX secolo. Con le sue fabbriche che operavano a pieno ritmo e le strade animate da lavoratori, Erie rappresentava il sogno americano, dove chiunque poteva costruirsi un futuro. Ma con il declino dell'industria manifatturiera, anche Erie ha visto svanire il suo splendore. Le fabbriche hanno chiuso, lasciando alle spalle un paesaggio di edifici abbandonati, strade vuote e una comunità segnata dalla perdita e dal disincanto. Ma dietro questa facciata di tranquillità, Erie nasconde un segreto inquietante, uno dei crimini più complessi e sconcertanti della storia americana, il caso del Pizza Bomber. Questo caso ha lasciato un segno indelebile nella storia della criminalità e ancora oggi continua a essere oggetto di studi e dibattiti in ambito criminologico. Benvenuti su Menti Criminali. Se siete affascinati da casi di cronaca nera, crimini irrisolti e storie criminali sconcertanti, questo è il posto giusto per voi. Su questo canale esploriamo i delitti più misteriosi, i profili criminali più inquietanti e le menti più diaboliche della storia, dalle storie di omicidi irrisolti ai crimini italiani, passando per i casi di serial killer che hanno sconvolto il mondo e storie inquietanti realmente accadute. Era il 28 agosto 2003, un giorno che iniziò come tanti altri per Brian Wells, un fattorino di pizze di 37 anni. Nato e cresciuto a Erie, Brian era un uomo che viveva una vita semplice e priva di grandi ambizioni. Lavorava per una piccola pizzeria locale, facendo consegne per guadagnarsi da vivere. Brian era conosciuto come un uomo gentile e riservato, con pochi amici e una vita sociale ridotta all'essenziale. Nonostante la sua natura solitaria, era ben voluto nella comunità, considerato un lavoratore affidabile e onesto. Ma quella mattina la sua routine fu interrotta da una chiamata inaspettata. Un ordine per una consegna di pizza in un luogo insolito, la Torre delle Microonde, una struttura isolata situata ai margini della città. Questo luogo, circondato da una fitta vegetazione e lontano dalle abitazioni, non era il tipo di posto in cui si effettuavano solitamente delle consegne. Quando Brian arrivò alla Torre delle Microonde, non trovò un cliente ad attenderlo, ma un gruppo di persone pronte a mettere in atto un piano diabolico. Secondo le ricostruzioni, Brian fu sopraffatto e costretto a indossare un collare esplosivo, un dispositivo mortale, costruito con precisione agghiacciante, che lo avrebbe trasformato in una bomba umana. Ma il collare era solo il primo elemento di questo piano contorto. Brian ricevette anche una serie di istruzioni dettagliate, quasi come un macabro gioco a premi, che lo avrebbero dovuto guidare attraverso una serie di compiti per disinnescare la bomba. Ma c'era un problema. La bomba era progettata per esplodere indipendentemente dalle sue azioni. Brian era intrappolato in un gioco perverso, senza alcuna possibilità di vittoria. La prima tappa di questa macabra missione fu la PNC Bank. La scena che si presentò quel giorno, agli occhi dei dipendenti della banca, fu agghiacciante. Brian entrò con un collare metallico ben visibile attorno al collo, nascosto solo parzialmente da una larga maglietta. Nella mano destra stringeva un bastone che goffamente cercava di maneggiare, senza far capire che nascondeva una pistola. I suoi movimenti erano nervosi, gli occhi spalancati dal terrore. Con una voce tremante, consegnò una nota al cassiere, chiedendo $250.000, minacciando che la bomba sarebbe esplosa se non avesse ottenuto il denaro. Tuttavia, il piano non andò come previsto. Brian riuscì a ottenere solo $8.000, una somma ben lontana da quella richiesta. Quando uscì dalla PNC Bank con gli $8.000 in contanti, era visibilmente agitato. Sapeva che il tempo era contro di lui e che il collare esplosivo che portava al collo era un conto alla rovescia verso la morte. Nonostante avesse seguito le istruzioni alla lettera, la situazione era fuori controllo. Non c'era modo di completare la caccia al tesoro nel tempo assegnato, e lui lo sapeva.
Wells si diresse verso il suo veicolo, ma non fece molta strada. Gli agenti della polizia, allertati dall'allarme scattato in banca e dalla descrizione fornita dai testimoni, lo intercettarono poco dopo, in un parcheggio a circa 300 metri dalla banca. Fu fermato mentre cercava di rimanere calmo, ma la sua agitazione era evidente. Gli agenti, ancora ignari della reale portata del pericolo, lo fecero scendere dall'auto e lo ammanettarono, facendolo sedere sull'asfalto. La situazione prese rapidamente una piega drammatica. Brian Wells, con il collare esplosivo ben visibile, iniziò a implorare gli agenti di aiutarlo, dicendo che la bomba era reale e che sarebbe esplosa da un momento all'altro. L'uomo era terrorizzato, la voce tremante mentre cercava di spiegare la situazione assurda in cui si trovava. Gli agenti, resisi conto della gravità della situazione, arretrarono immediatamente, lasciandolo seduto lì, solo e vulnerabile. La tensione era palpabile, nessuno sapeva cosa fare. Per diversi minuti, Wells rimase seduto per terra, circondato da agenti armati che tenevano le distanze, troppo spaventati per avvicinarsi e rimuovere il dispositivo. Alcuni degli agenti si ripararono dietro le loro auto, in attesa dell'arrivo delle squadre speciali. Nel frattempo, Brian continuava a chiedere aiuto, ripetendo che non aveva voluto fare del male a nessuno, che era stato costretto a fare ciò che aveva fatto. L'attesa sembrava interminabile. Brian guardava freneticamente attorno, consapevole che ogni secondo che passava lo avvicinava all'inevitabile. Mentre il tempo passava, i movimenti di Wells divennero più frenetici. La sua voce si fece più disperata. Stava vivendo un incubo a occhi aperti, consapevole che nessuno avrebbe potuto salvarlo in tempo. Gli agenti, impotenti, osservavano la scena da lontano, incapaci di intervenire. Il traffico fu bloccato e l'area circostante isolata, ma nonostante la chiamata immediata ai reparti specializzati, non c'era abbastanza tempo. Dopo circa 20 minuti di agonia, accadde l'inevitabile. Il dispositivo esplosivo attaccato al collo di Wells emise un rumore sordo, seguito da un'esplosione devastante. La bomba si attivò e un'onda d'urto scosse l'area circostante. L'esplosione, sebbene non particolarmente forte, fu sufficientemente potente da lacerare il torace di Brian, uccidendolo sul colpo. I presenti rimasero attoniti di fronte alla scena. Una vita spezzata in un istante. Un uomo trasformato in vittima di un piano folle e malvagio. Il silenzio che seguì l'esplosione fu assordante. Gli agenti si avvicinarono con cautela, ancora in stato di shock, e cercarono di capire se ci fosse altro pericolo. Tuttavia, per Brian Wells, non c'era più nulla da fare. Il collare che aveva portato per meno di un'ora si era trasformato nella sua condanna a morte. La scena del crimine divenne immediatamente un centro nevralgico di attività investigativa. FBI, ATF e la polizia locale si precipitarono sul posto, cercando di raccogliere prove e di capire chi avesse progettato un piano così diabolico. Ma per il momento la priorità era scoprire chi fosse stato capace di concepire una tale crudeltà e quale fosse il movente dietro una rapina tanto bizzarra. La morte di Brian Wells segnò l'inizio di un'indagine lunga e complessa, che avrebbe coinvolto non solo la polizia locale ma anche l'FBI. La complessità del caso richiedeva l'uso delle migliori tecniche di criminologia e psicologia criminale per risolvere l'enigma. Gli investigatori si trovarono di fronte a numerose domande. Chi aveva ideato un piano così elaborato e crudele? E quale era il vero ruolo di Brian Wells in tutta questa vicenda? Era davvero una vittima o era coinvolto nel piano? Gli esperti di profili criminali iniziarono a lavorare per delineare un quadro psicologico degli autori del crimine. L'analisi del collare esplosivo rivelò che era stato costruito con materiali reperibili facilmente, ma la sua complessità
indicava che chi lo aveva realizzato possedeva una conoscenza tecnica avanzata. Questo portò gli investigatori a concentrare le loro ricerche su persone con competenze in ingegneria o elettronica nella zona di Erie. Tuttavia, le indagini iniziali non portarono a risultati concreti e il caso sembrava destinato a rimanere irrisolto. La svolta decisiva nell'indagine arrivò quando un uomo chiamò la polizia, rivelando un segreto macabro. Disse che una donna di nome Marjorie Diehl Armstrong aveva un cadavere nascosto nel suo freezer. L'uomo era Bill Rothstein, un ex fidanzato di Marjorie, che si trovava ormai invischiato nella sua follia criminale. Quando gli agenti si recarono a casa di Rothstein, trovarono effettivamente il corpo congelato di James Roden, l'ultimo compagno di Marjorie. Fu allora che le autorità iniziarono a collegare i punti. Marjorie aveva ucciso Roden per paura che lui rivelasse il piano della rapina. Scavarono nel suo passato, scoprendo che Marjorie non era nuova a episodi di violenza. In precedenza aveva già ucciso un altro compagno, ma era stata ritenuta non colpevole per incapacità mentale. Con un lungo percorso di instabilità e crimini alle spalle, Marjorie era la mente capace di ideare il complesso e letale piano che aveva coinvolto Brian Wells. Le autorità scoprirono che Marjorie era legata a Kenneth Barnes, un altro personaggio controverso con un passato torbido. Barnes era un ex televenditore con problemi di droga e gravi difficoltà finanziarie. Era una persona vulnerabile, facilmente manipolabile, e Marjorie lo aveva sfruttato per mettere in atto il suo piano diabolico. Sotto pressione durante gli interrogatori, Barnes iniziò a collaborare con gli investigatori, rivelando dettagli cruciali. Confessò che Marjorie aveva ideato l'intero piano per ottenere denaro con cui pagare un sicario, con l'intento di uccidere suo padre e assicurarsi così l'eredità. La rapina alla banca era solo il primo passo di un piano molto più ampio e complesso. Il caso del Pizza Bomber non sconvolse solo la comunità di Erie, ma catturò anche l'attenzione dei media a livello nazionale e internazionale. Le immagini della rapina, l'esplosione di Brian Wells e i dettagli macabri della vicenda fecero rapidamente il giro del mondo. Il caso divenne il centro di una frenesia mediatica, con giornalisti e troupe televisive che affollarono Erie nel tentativo di ottenere notizie fresche e aggiornamenti sull'indagine. Era come se la tranquilla cittadina di Erie si fosse improvvisamente trasformata nel set di un film giallo, con l'intera nazione a guardare. La copertura mediatica fu intensa e a volte anche sensazionalistica. Il caso del Pizza Bomber divenne il simbolo di una società sempre più ossessionata dalla criminalità e dai crimini sconcertanti. Le persone seguivano ogni sviluppo con ansia, cercando di capire chi potesse essere il responsabile di un crimine così contorto. Nel mondo del true crime, il caso del Pizza Bomber divenne rapidamente una leggenda, alimentando dibattiti su programmi televisivi, podcast e forum online dedicati alla criminologia e alla cronaca nera. Ma per la comunità di Erie, il caso fu molto più di un semplice spettacolo mediatico. Fu un trauma collettivo che scosse profondamente la città. Gli abitanti si trovarono improvvisamente al centro di un mistero criminale che sembrava sfidare la logica e la comprensione. La sensazione di sicurezza che caratterizzava la vita nella cittadina fu distrutta, sostituita da un senso di inquietudine e sospetto. La fiducia nei confronti dei vicini e della comunità fu scossa, e per molti il caso del Pizza Bomber rappresentò un punto di non ritorno. Dopo l'arresto di Marjorie Diehl Armstrong e dei suoi complici, si aprì una delle fasi più complesse e affascinanti del caso, il processo. Era il culmine di un'indagine durata anni, che aveva portato alla luce dettagli sconcertanti su un piano criminale talmente intricato da sembrare uscito da un film. Tuttavia, per le autorità e per le famiglie delle vittime, questo non era un film, ma una tragica realtà. Il processo fu un vero e proprio spettacolo mediatico. Ogni fase fu seguita con interesse da tutto il paese, dato che il caso di Evil Genius era ormai diventato un punto di riferimento nel true crime. Le aule del tribunale di Erie, Pennsylvania, erano affollate di giornalisti, curiosi e studenti di criminologia, tutti ansiosi di vedere come si sarebbe conclusa questa storia di delitti, tradimenti e menti criminali.
Il personaggio principale di questo dramma legale fu senza dubbio Marjorie Diehl Armstrong, una donna descritta da molti come brillante ma profondamente disturbata, con una storia personale segnata da tragedie e comportamenti violenti. Prima dell'omicidio di Brian Wells, Marjorie aveva già avuto problemi con la giustizia, incluso l'assassinio del suo allora fidanzato Robert Thomas nel 1996, che aveva giustificato come autodifesa. Il passato oscuro di Marjorie contribuì a dipingerla come una figura manipolatrice, capace di atti estremi per raggiungere i suoi scopi. Durante il processo, gli avvocati della difesa tentarono di sostenere che Marjorie soffrisse di gravi disturbi mentali, una strategia volta a ottenere un verdetto di non colpevolezza per infermità mentale. Il suo stato psichiatrico fu al centro delle discussioni, con perizie mediche che tentavano di stabilire se fosse mentalmente idonea a sostenere il processo e se avesse compreso la gravità delle sue azioni. Tuttavia, l'accusa riuscì a dimostrare che, nonostante i suoi disturbi, Marjorie era perfettamente in grado di pianificare e orchestrare il complotto. L'accusa presentò prove schiaccianti, tra cui testimonianze di conoscenti che descrissero Marjorie come ossessionata dal denaro e dal controllo. Le intercettazioni telefoniche, insieme alle confessioni dei complici, contribuirono a tracciare un quadro preciso della sua mente criminale. Fu dimostrato che Marjorie aveva non solo ideato il piano, ma aveva anche ordinato l'eliminazione di testimoni potenzialmente pericolosi, come James Roden, il suo ex fidanzato trovato nel freezer. Un altro personaggio chiave fu Kenneth Barnes, un vecchio amico di Marjorie e complice nel piano. Barnes, descritto come un uomo con un passato di piccolo spacciatore e criminale di basso livello, accettò di collaborare con l'accusa in cambio di una riduzione della pena. Le sue testimonianze furono cruciali per confermare il ruolo dominante di Marjorie nel complotto. Barnes descrisse in dettaglio come Marjorie avesse orchestrato tutto, dal rapimento di Brian Wells alla realizzazione della bomba, dipingendo un quadro agghiacciante di una donna disposta a tutto per il denaro. Il processo svelò anche il ruolo di William Rothstein, il cui coinvolgimento fu altrettanto inquietante. Sebbene Rothstein fosse morto prima di poter essere processato, la sua presenza aleggiava pesantemente in tribunale. Considerato da molti il vero genio del male dietro il piano, Rothstein era un uomo intelligente, ma con una visione distorta del mondo. Era stato lui a costruire la bomba, secondo le testimonianze, e a concepire la struttura complessa della rapina. Il suo passato enigmatico e la sua relazione ambigua con Marjorie furono discussi ampiamente, contribuendo a delineare un quadro ancora più oscuro del caso. Durante le sedute furono esaminati minuziosamente i dettagli della caccia al tesoro mortale imposta a Brian Wells. L'accusa si concentrò sul sadismo e la freddezza dei complici, che non avevano mai avuto l'intenzione di permettere a Wells di sopravvivere. La brutalità di usare un uomo come pedina sacrificabile per un piano tanto assurdo scosse l'opinione pubblica e la giuria. Alla fine, Marjorie Diehl Armstrong fu condannata all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per il suo ruolo centrale nell'omicidio di Brian Wells e nell'intero complotto. La sentenza rifletté la gravità dei crimini e la manipolazione mentale esercitata sugli altri partecipanti. Kenneth Barnes ricevette 22 anni di carcere, un destino che accettò per evitare l'ergastolo grazie alla sua collaborazione. La giustizia, per quanto difficile da raggiungere in un caso così complicato, fu infine servita. Il processo segnò la fine di un capitolo drammatico, ma lasciò molte domande irrisolte. Le motivazioni psicologiche dietro i crimini di Marjorie Diehl Armstrong continuarono a tormentare gli esperti di criminologia e psicologia criminale. Il caso rimane uno degli esempi più complessi e sinistri nella storia del true crime americano. Uno sconcertante intreccio di menti criminali e delitti elaborati che ancora oggi affascina e inquieta. Nonostante le condanne, il caso del pizza bomber rimane ancora oggi un enigma in molti aspetti. Sebbene gli esecutori siano stati puniti, le domande sull'effettivo coinvolgimento di Brian Wells e sul ruolo di altre persone rimangono senza risposta. Il caso rappresenta uno degli omicidi irrisolti più intriganti della storia americana moderna, dove la linea tra vittima e complice è sottilissima.
Grazie per essere stati con noi. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi episodi, dove analizzeremo altri casi di true crime e delitti sconcertanti che hanno lasciato il segno nella storia. Scopriremo insieme cosa si nasconde dietro la criminalità e come i migliori investigatori risolvono i casi più complessi.